Il 31 maggio 1984 Johnny Muckle, un contadino che sta camminando in un campo nei pressi della propria fattoria, vicino a una cava, scorge qualcosa seminascosto dall'erba incolta, che in un primo momento scambia per un cumulo di vestiti. Avvicinandosi per verificare meglio di cosa si tratti, si rende conto con orrore che quello è il corpo senza vita di una persona uccisa barbaramente. Oh, this place gives me pain and I'll sad and cry. Benvenuti passeggeri del web su Mile of Crime. Io sono Mile e oggi il nostro miglio di crimine ci porta nuovamente negli Stati Uniti, dove in una zona rurale del Tennessee si è consumato un crimine di una violenza terrificante. Un crimine rimasto irrisolto per oltre 20 anni. Come sempre vi ricordo quanto adori leggere le vostre opinioni sul caso nei commenti qui sotto e iscrivetevi per aiutarmi a far crescere il canale. A Seymour Jackson Country, nell'Indiana, il 6 ottobre del 1965 nasce una bambina bellissima, si chiama Laura. I suoi genitori, Lorraine e John Salmon, poco dopo decidono di trasferirsi a Murfreesboro, capoluogo della Radford Country, nel Tennessee. Qui Lorraine trova impiego come insegnante nel liceo locale. Questa è una zona rurale immersa nel verde e con un basso indice di criminalità. La gente del luogo è per lo più proprietaria terriera e mediamente benestante. Laura cresce in un ambiente sicuro ed agiato, circondata da natura e serenità. Fin dai primi anni dimostra di essere una bambina vivace, solare e dotata di una bellezza straordinaria. Già nel periodo dell'asilo viene incoronata Little Miss Murfreesboro per il suo aspetto incantevole e la sua simpatia. Inoltre partecipa a varie produzioni teatrali, ospite del Murfreesboro Little Theatre, mostrando un precoce talento per la recitazione. Lei è affascinante e carismatica, capace di attirare l'attenzione di tutti con il suo sorriso e la sua personalità magnetica. Ad un certo punto, quando è ancora molto piccola, i suoi genitori decidono di separarsi. Continuano comunque a crescere Laura insieme, pur vivendo in due case diverse e formando entrambi una nuova famiglia. La piccola vive senza traumi la nuova situazione e si adatta rapidamente alla famiglia allargata. Al liceo che frequenta, la Oakland High School, lo stesso dove insegna sua madre Lorraine, entra a far parte del Flag Corps, un gruppo di studenti che porta la bandiera nelle manifestazioni sportive, le cerimonie e gli eventi. La sua dedizione e il suo entusiasmo la rendono un simbolo di unità e patriottismo per la comunità studentesca, guadagnandosi la stima e l'ammirazione dei suoi compagni e rendendola una delle ragazze più popolari. Durante la seconda metà dell'ultimo anno inizia a frequentare un ragazzo di un anno più piccolo, Kyle Gilly. Nonostante gli impegni extracurricolari, eccelle negli studi e si diploma con lode nel 1983, dimostrando una notevole dedizione e determinazione. Nell'autunno del 1983, Laura inizia a frequentare la Middle Tennessee State University, sempre a Murfreesboro. Qui entra a far parte della confraternita Sigma Chi, in qualità di sorellina. La Sigma Chi è una confraternita in cui i valori guida sono fondamentalmente tre: amicizia, giustizia e apprendimento. Laura si immerge pienamente nella vita universitaria, stringendo nuove amicizie e dedicandosi allo studio con impegno. Contemporaneamente, per mantenersi e acquisire un'indipendenza economica, inizia a lavorare come cassiera nel negozio di alimentari Kroger di Murfreesboro, insieme alla sua amica d'infanzia Trina Dani. Questo le permette di conciliare gli impegni accademici con un'esperienza lavorativa formativa, dimostrando una grande capacità di gestire molteplici responsabilità. Facciamo un saltino indietro quando Laura frequenta l'ultimo anno del liceo e vi parlo così di David Kyle Gilly, il ragazzo di cui vi ho accennato. Nasce nel 1966. Gloria, sua madre, inizia a crescere Kyle da sola, visto che suo padre sparisce ancora prima della sua nascita. Ben presto conosce e sposa James Powell, ma divorziano quando lui è ancora un bambino. Infatti Gloria, originaria della Florida, decide di fare ritorno alla sua terra natia, lasciando Kyle alle cure del patrigno. Cara mammina. James Powell si trova così ad affrontare da solo il compito di crescere il piccolo Kyle. Nonostante le difficoltà, si impegna con tutte le sue forze per garantire al figlio un'educazione solida e un ambiente stabile. Ciò nonostante, il ragazzo viene descritto come scontroso, pessimista e solitario.
ma per qualche motivo Laura intreccia una relazione con lui. Chissà, forse la ragazza subisce in qualche modo il fascino di questo ragazzo così chiuso, forse subentra un po' quello che chiamiamo la sindrome della croce rossina. Alcune donne possono essere attratte inconsciamente da personalità dominanti e possessive, specialmente in giovane età. Ed è proprio quello che mostra di essere Kyle, geloso, opprimente e possessivo. Se ne rende conto subito Lorraine, sua mamma, che assiste spesso a telefonate in cui vede Laura disperarsi e piangere nel tentativo di difendersi da qualcosa. Lei immagina si tratti di accuse infondate da parte del ragazzo e del resto le viene poi confermato puntualmente da Laura, che in preda alla disperazione le confida quanto sia geloso Kyle e quanto si senta oppressa da quella situazione assurda. Ovviamente Lorraine la esorta a lasciarlo, ma Laura reagisce come se le fosse impossibile, come se fosse in qualche modo in debito con lui. Nel freddo pomeriggio del 23 dicembre 1982, l'aria festosa riempie le strade della contea. Gli studenti del liceo locale stanno organizzando un party di Natale, decorando gli spazi con ghirlande e luci. Laura è una delle organizzatrici. È entusiasta di sventolare la bandiera durante la tradizionale parata natalizia, mentre i cori di voci allegre riempiono l'aria con canti gioiosi. Dopo la parata, Laura e i suoi compagni hanno programmato di riunirsi per bere qualcosa di caldo e festeggiare insieme. Ma le cose prendono una piega diversa quando Kyle la raggiunge prima ancora che la festa abbia inizio. Con uno sguardo cupo negli occhi, Kyle intima a Laura di seguirlo e andare via con lui. Quando lei rifiuta, lui la afferra per un braccio, trascinandola con forza verso il parcheggio. La discussione si fa sempre più accesa e Kyle, accecato dalla rabbia, afferra Laura per il collo e le sbatte violentemente la testa sul cofano dell'auto. Laura rimane attonita, con il naso sanguinante e in lacrime. Kyle, senza proferire parola, a quel punto sale in macchina e si allontana, lasciandola lì. Gli amici di Laura accorrono spaventati, ma lei insiste che va tutto bene, rifiutandosi di denunciare l'accaduto. Chiede loro di dimenticare quella storia, convinta che non si sarebbe più ripetuta. L'indomani mattina Kyle si presenta alla sua porta con un mazzo di fiori e un biglietto strappalacrime, chiedendole scusa e promettendo di farsi perdonare. E lei si fa convincere. Un giorno Laura riceve un invito entusiasmante: partecipare come ospite d'onore a uno spettacolo al Murfreesboro Little Theatre. Un'opportunità speciale che le ricorda quando da bambina era stata eletta Miss. Eccitata chiede a Kyle di accompagnarla, ma purtroppo le cose non vanno come previsto. Durante il tragitto in auto, per qualche motivo, scoppia una discussione tra loro. Non è chiaro se per Kyle la gonna di Laura sia troppo corta o il trucco appariscente, ma la tensione sale rapidamente. Nei pressi del teatro, Kyle frena bruscamente e scende dall'auto. Apre la portiera di Laura, le molla un ceffone e infine la tira fuori dall'auto facendola cadere a terra. Senza dire una parola, Kyle risale in macchina e se ne va sgommando. L'indomani a scuola la tensione tra Laura e Kyle non accenna a diminuire. Mentre gli studenti si affollano nei corridoi, Kyle afferra Laura con forza e la spinge contro gli armadietti metallici. Il rumore sordo delle sue spalle che sbattono contro la superficie fredda attira l'attenzione di chi passa. Ma Kyle non si ferma. Accecato dalla gelosia e dalla rabbia, brandisce un dito minaccioso davanti al viso di Laura. Le sue parole sono come pugnali affilati. Se ti vedo anche solo parlare con qualcun altro, giuro che ti uccido. Quelle parole devono aver gelato il sangue nelle vene di Laura, che rimane paralizzata dalla paura, lo sguardo fisso negli occhi di Kyle, il cui volto è contorto in un'espressione di pura furia. In quel momento Laura deve essersi resa conto di quanto la situazione sia degenerata e di quanto sia in pericolo, ma non agisce in alcun modo. Kyle se ne va, la folla si disperde, lei si ricompone cercando di dimenticare tutto. Ma dimenticare gli episodi di violenza e le minacce di Kyle diventa impossibile per Laura. Sopraffatta dalla paura e dall'angoscia, inizia a confidarsi con le sue amiche più intime, sperando di trovare conforto e una via d'uscita da quella situazione opprimente.
E ricordiamo che siamo negli anni '80 e Laura e le sue amiche sono solo delle adolescenti, ancora inesperte di fronte a situazioni così complesse e pericolose. Le amiche, con la migliore delle intenzioni, le consigliano di lasciare Kyle, di mandarlo al diavolo e liberarsi da quella relazione tossica. Tuttavia non tengono conto della pressione psicologica e dello stato di terrore in cui versa Laura. Quello che oggi viene riconosciuto come abuso emotivo, allora era poco compreso, soprattutto tra i giovani. Laura si trova intrappolata in una spirale di paura e controllo. Kyle esercita su di lei un potere coercitivo, minacciandola e intimidendola costantemente, fino a farle credere di non avere altra scelta se non quella di sottomettersi. All'ordine del giorno Kyle maltratta e abusa di Laura, sotto gli occhi di amici e compagni di scuola, ma in qualche modo lei riesce sempre a tranquillizzare chi vede quelle terribili scene. Poi, nella primavera del 1983, Laura ottiene il diploma e inizia all'università. Ha 18 anni e vuole dare una svolta alla sua vita. Non ha più Kyle che le ronza intorno durante le lezioni e decide anche di prendere una camera al campus per essere più comoda. Continua a svolgere la sua attività di cassiera da Kroger e quindi prende questa decisione senza pesare finanziariamente sui genitori. Vi dicevo che Laura vuole dare una svolta alla sua vita. Crede che diradare con la lontananza le occasioni di incontrare Kyle avrebbe fatto sì che il ragazzo si distaccasse un po' da lei. Laura si rilassa, le sembra di aver varcato il confine di un'altra realtà, fa amicizia con diversi studenti, accetta persino di uscire con loro. È attiva nella confraternita e in pochi tra loro sanno che in realtà Laura abbia un ragazzo estremamente geloso. Non ancora, è solo questione di tempo, perché ben presto Kyle inizia a fare visite a sorpresa nel campus e non mancano scenate di gelosia quando la vede parlare con compagni di sesso maschile. Laura subisce diversi attacchi di diverso tipo dal ragazzo, sia di natura sessuale e sia sempre per motivi di gelosia. La situazione torna ad essere tesa. Il piano di Laura va in frantumi. Capisce ben presto che niente di tutto quello che ha preventivato sarebbe andato a buon fine. Kyle è tornato alla carica ed è più possessivo che mai. Così prende la decisione di lasciarlo, incoraggiata dalle sue amiche più care. Ma non è facile come possiamo immaginare. Cerca di allontanarlo un po' alla volta. Ogni tanto esce con lui tentando di mantenere una parvenza di amicizia, ma non è quello che vuole lui e finiscono puntualmente per avere dei rapporti sessuali e sempre più violenti. Laura cerca dunque di allontanarlo, ma lui le gira intorno. Lo vede spesso a bordo della sua auto parcheggiato da Kroger, quando lei è di turno. La segue ovunque vada e spesso la attacca fisicamente se la sorprende in una conversazione con qualcuno. Insomma, Laura non riesce a liberarsi di Kyle, nonostante ormai sia ufficiale che non stiano più insieme. Passa un anno e Laura conclude il suo primo anno universitario. Gli incontri con Kyle sono sempre meno frequenti. Forse il ragazzo si è finalmente rassegnato. Il 27 di maggio del 1984, Laura e Dan Goodwin, un suo caro amico fin dall'infanzia, decidono di passare la serata insieme e vanno al cinema. La ragazza è comunque un po' tesa perché Kyle non ha mai sopportato bene l'amicizia che da sempre li lega e teme di incontrarlo. Ma va tutto bene. Dopo il cinema si uniscono al resto degli amici per un drink e la serata si conclude senza sgradevoli imprevisti. Il 30 maggio Laura e la sua migliore amica e collega Trina Daniel organizzano una serata in un locale di Nashville. Lasciate alle spalle le preoccupazioni, si immergono nell'atmosfera festosa, ballando e ridendo fino a notte fonda. È una vera e propria boccata d'aria fresca per Laura, che finalmente può godersi appieno la compagnia dell'amica, senza l'ombra ingombrante di Kyle. Quando l'orologio segna le 3:30 del mattino, Laura fa rientro a casa del padre, ancora euforica dalla serata trascorsa. Questa uscita è andata a gonfie vele, senza alcuna traccia dell'ex ragazzo geloso. Laura ha ritrovato la spensieratezza e la solarità, che da tempo sembravano svanite. Si sente finalmente libera di essere se stessa, di ridere e divertirsi senza alcun timore o costrizione. Quella notte a Nashville rappresenta un importante passo verso la riconquista della propria indipendenza e della gioia di vivere che per troppo tempo le è stata negata. Arriviamo al 31 maggio 1984. Laura ha una giornata ben programmata.
In mattinata si presenta da Kroger per il suo turno di lavoro, che terminerà alle 13. Subito dopo dovrà recarsi ad un appuntamento con i suoi amici e colleghi dell'università per controllare i voti degli esami. Infine Laura andrà a rilassarsi in piscina a casa di sua nonna. Però Laura a quell'appuntamento non si presenta. I compagni non si preoccupano più di tanto, forse ha avuto un imprevisto, forse arriverà più tardi perché l'hanno trattenuta al lavoro. Nessuno di loro pensa a nulla di allarmante. Poi però manca anche all'appuntamento con la nonna, che la sta aspettando, e l'ora stabilita per il suo arrivo è passata da un pezzo. Allarmata telefona immediatamente a Lorraine e insieme iniziano a cercarla per la contea. Si dirigono al Kroger, ma Laura è uscita alle 13 come era previsto e nel parcheggio non c'è la sua auto. Dopo diversi giri, non sapendo dove cercarla, si dirigono alla centrale della polizia per segnalare la sua scomparsa. Alle 16:45 Johnny Muckle fa la macabra scoperta del corpo vicino alla cava Overrock Quarry di Murfreesboro. Chiama immediatamente la polizia e li conduce sul luogo del crimine. A terra c'è una giovane ragazza, ha il cranio fracassato. Intorno a lei sono presenti delle pietre sporche di sangue. Sopra il corpo sono stati appoggiati due paia di jeans. Uno è evidentemente della taglia della ragazza stessa e uno è di taglia più grande. Sono presenti macchie di sangue e di liquido seminale. La ragazza è a piedi nudi e gli agenti notano immediatamente che sotto alla pianta del piede è presente del terriccio. Questo suggerisce che abbia camminato su quel terreno, quindi probabilmente è stata aggredita in quello stesso luogo. Ma sono anche presenti tracce di trascinamento. La ragazza inoltre stringe tra le mani un paio di slip e ha una giacca legata intorno al collo. Dopo i rilevamenti viene inviato il materiale alla scientifica ed il corpo al medico legale per l'autopsia. Ovviamente è immediato il riconoscimento del cadavere, si tratta di Laura Salmon, la ragazza di cui è stata appena denunciata la scomparsa, quello stesso pomeriggio. La mamma di Laura, appena apprende la tragica notizia, urla disperatamente il nome di Kyle Gilly. Ma non è finita, a mezzanotte circa compare la macchina di Laura nel parcheggio di Kroger. Quando viene esaminata trovano dei capelli non appartenenti a Laura, trovano terra e detriti nelle ruote, sul pavimento lato guida, sul tappetino lato passeggero e sul pavimento posteriore. I detriti corrispondono a quelli trovati sulla scena del crimine. Non sono state trovate impronte digitali nell'auto, nemmeno quelle di Laura. Ciò ha portato gli investigatori a credere che l'assassino avesse pulito accuratamente il veicolo. Infine, sono presenti le scarpe di Laura. I risultati degli esami svolti dalla scientifica confermano che gli schizzi di sangue presenti sui jeans di taglia grande sono della vittima e sono stati impressi nel tessuto quando il presunto assassino li indossava. Conferma la presenza di liquido seminale. Sembra che il jeans sia stato utilizzato per ripulirsi. C'è dunque un DNA presente che potrebbe ricondurre all'omicida, ma purtroppo questa è una scienza che si rivelerà decisiva per indagini solo molti anni dopo. Arriva anche il risultato del patologo forense, che ha eseguito l'esame autoptico sul corpo di Laura, che ha stabilito la causa della morte per trauma cranico da corpo contundente. L'esperto ha trovato una decina di ferite nello stesso punto. Non ha trovato segni di violenza intima, tuttavia ha stabilito che Laura aveva avuto rapporti intimi consensuali tra le 24 e le 48 ore prima della sua morte. Da tutti gli elementi sembra che l'aggressione di Laura abbia avuto inizio in macchina, subito dopo un rapporto sessuale consensuale. La cava è in effetti un luogo frequentato da coppiette. Poi Laura deve aver tentato di scappare, ma successivamente è stata fermata e uccisa con quelle pietre, per poi essere trascinata in un punto meno visibile. L'aggressore è poi fuggito con la macchina di Laura per poi parcheggiarla da Kroger nella notte. Il detective dell'omicidi Bob Asbury ha diversi elementi su cui lavorare, tra cui il lampante coinvolgimento di Kyle, che convoca per un primo interrogatorio. Kyle, che è ancora minorenne, si presenta con suo padre, James Powell. Il ragazzo nega di aver visto Laura quel giorno. Ammette di aver avuto rapporti intimi con lei nei giorni precedenti. Dice che non c'entra niente, si mostra sconvolto e del resto James gli fornisce un alibi. Kyle il 31 maggio era con lui. Avevano passato l'intera giornata insieme.
Nega il consenso al prelievo di un campione per il confronto del DNA. Ovviamente gli chiede la taglia dei suoi jeans, che corrisponde perfettamente, ma deve lasciarli andare, non ha niente di concreto per accusare Kyle. Iniziano a presentarsi nel suo ufficio gli amici di Laura e anche i compagni di università, ognuno con la propria inconfutabile testimonianza. Molte di esse hanno addirittura potuto incrociarle e ricondurle allo stesso evento. Il detective Asbury, trovandosi in difficoltà, decide di spostare l'attenzione su un altro ragazzo. Diversi studenti, infatti, avevano segnalato un altro possibile sospettato, John Taylor, studente della Middle Tennessee State University. Frequentava la stessa palestra di Laura e partecipava alle medesime feste di confraternita. Durante le indagini emerge che aveva una storia di violenza contro le sue ex fidanzate. Inoltre era stato avvistato nei pressi del campus universitario il giorno in cui Laura è stata assassinata. Tuttavia, interrogato, Taylor ha negato categoricamente di aver aggredito la ragazza e di essere coinvolto nell'omicidio. Accetta di farsi prelevare un campione di DNA che, una volta analizzato, non dà corrispondenza con nessuno dei campioni prelevati sulla scena del crimine. Nonostante gli elementi emersi, alla fine Taylor viene escluso dalla lista dei sospettati. Nel corso dell'indagine vengono interrogate un centinaio di persone e analizzati i relativi campioni di DNA, ma sono tutti vicoli ciechi. Il principale sospettato rimane sempre Kyle. Hanno in mano tantissime testimonianze e quei jeans della sua stessa taglia, quindi decidono di accusarlo di omicidio. Alle udienze preliminari viene fatta una selezione dei tanti testimoni. Vengono incredibilmente scartate delle testimonianze davvero importanti, con manovre e cavilli legali da parte dell'avvocato di Kyle. Così, essendo assente il DNA del ragazzo, alla fine cadono tutte le accuse per mancanza di prove a suo carico e Kyle è libero e con la fedina penale immacolata. Nel 1986 Kyle, che ha 20 anni, si trasferisce in Florida da sua madre in seguito alla dipartita del patrigno e trova lavoro presso un'azienda che posa moquette. Si sposa 2 volte e scompare dai radar. Il caso si raffredda. Per ben 15 anni il caso viene riesaminato periodicamente senza risultati. Nel 2000 Dan Goodwin, amico da sempre di Laura, entra a far parte della squadra omicidi. Insiste e ottiene la riapertura del caso. Insieme al detective Sharp si dedicano instancabilmente all'indagine, determinati a fare luce sul crimine. La loro perseveranza porta a una svolta cruciale. Nel febbraio 2000 Mary Hunter Brown, scartata precedentemente, emerge ora come testimone chiave. Durante le indagini rivela dettagli scioccanti sui lividi che aveva notato sul corpo di Laura, fornendo una testimonianza che avrà un impatto significativo sullo sviluppo del caso. Le nuove prove raccolte dal detective Sharp, inclusa la preziosa testimonianza di Mary, portano all'arresto di David Kyle Gilly nel marzo 2001, ben 17 anni dopo l'omicidio di Laura. Kyle Gilly, ormai 35enne, viene dunque incriminato per omicidio premeditato di primo grado e il processo si apre nel 2006. Durante le udienze, la testimonianza di Mary, confermata dal detective Dan Goodwin, risuona come un eco potente della verità. I lividi sul corpo di Laura Salmon, descritti dalla donna, sono una prova schiacciante contro Kyle. Inoltre, con un escamotage, grazie ai progressi che nel frattempo sono stati fatti dalla scienza, riescono a confrontare e collegare il DNA di Kyle con quello trovato sulla scena del crimine. Vengono ascoltati tutti i testimoni scartati in prima udienza. Si fa avanti e accetta di testimoniare anche Shelley Davenport, che dopo la morte di Laura aveva ricevuto delle avance da Kyle. Riferisce che lui era immediatamente diventato aggressivo quando lei le aveva rifiutate. Le aveva chiesto se voleva finire come Laura. Quando lei gli aveva chiesto chi fosse Laura, Kyle le aveva risposto che era la sua ex ragazza e che l'aveva uccisa. Questo episodio era avvenuto nell'estate del 1984 alla cava di Hoover Rock, lo stesso luogo in cui è stato trovato il corpo di Laura. Tra l'altro, oltre al DNA di Kyle, era stato rilevato anche quello di un altro soggetto, ma Kyle non confessa l'omicidio e l'eventuale complice non risulta tra gli schedati. Alla fine del processo, il 4 agosto del 2006, il giudice della Corte circoscrizionale Don Hash pronuncia la condanna all'ergastolo per omicidio premeditato di primo grado. Kyle ha presentato ricorso contro la sua condanna alla Corte d'Appello Penale,
che ha però confermato la condanna nell'agosto del 2008. L'assistente procuratore distrettuale Newman, che ha portato avanti il caso con il procuratore distrettuale William Weissel, ha riferito che gli appelli sono ormai esauriti per Kyle Gilly. Avrà comunque diritto di richiedere la libertà condizionale il 25 settembre 2042, all'età di 83 anni. L'amico di Laura e investigatore del caso, Dan Goodwin, ha dichiarato che se sarà ancora vivo per quella data, si batterà contro il rilascio di Kyle. Watch after death. Anche questo miglio di crimine è giunto al termine, un caso che ahimè ha richiesto ben 20 anni per ottenere giustizia. Un percorso tortuoso, pieno di ostacoli, ma che alla fine ha visto prevalere la verità. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale non perdere mai la speranza, anche quando le cose sembrano impossibili. La determinazione e la resilienza delle persone coinvolte sono state cruciali per arrivare a questo risultato. Ti invito a prendere un momento per riflettere su questa storia. Cosa ne pensi? Quali sono le tue considerazioni? Lascia i tuoi pensieri nei commenti qui sotto e un like. Grazie di cuore se sei arrivato fin qui. Ci vediamo presto al prossimo miglio. Ciao!